Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale. In primis, prima di iniziare questo nuovo contenuto e senza andare a cercare tra salottini che contano e giornalisti che l'unica canzone che sanno è quella e Conte in Champions, il doppio impegno, non lo digerisce, eccetera, eccetera, ci rifacciamo alle parole di Spinazzola intervistato a Radio CRC per quanto riguarda Benfica-Napoli e poi tratteremo anche un attimo il calciomercato perché si avvicina a gennaio, questa situazione Lucca in uscita, potrebbe entrare un centrocampista, facciamo il punto della situazione insieme, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti se vi va, iscrivetevi al canale attivando la campanellina se passate per la prima volta e vi fa piacere e se piace il contenuto un bel like, fa piacere al sottoscritto e diamo come sempre una mano all'algoritmo. Partiamo dall'intervista di Spinazzola e poi ci concentriamo sul mercato. Il calciatore del Napoli, Leonardo Spinazzola, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC, emittente partner della SSC Napoli. Di seguito le sue parole. Benfica-Napoli, dal primo minuto si è visto che loro avevano un'altra energia, arrivavano prima sulle seconde palle, vincevano più contrasti, lo abbiamo visto anche oggi in riunione. È mancato un po' di campo, un po' di brillantezza e questo si è visto. Mourinho l'ho ritrovato bene, anche ringiovanito, ride ovviamente. Crediamo nel passaggio del turno di Champions League, ci sono ancora 6 punti in palio. Mi fermo un attimo perché io sono dello stesso avviso. Finché la matematica non ti condanna, bisogna crederci nella maniera più assoluta, al di là che possano essere due partite complicate. Il Copenaghen comunque sia in casa che fuori casa non sta facendo assolutamente male, poi hai questo Chelsea, però fin quando la matematica non ti condanna bisogna crederci e il Napoli ci crede, così come si evince dalle parole di Spinazzola. Poi c'è questa situazione, loro arrivavano prima sulle seconde palle, noi abbiamo visto che diciamo da quando abbiamo cambiato modulo e ci siamo messi a tre dietro con i due centrocampisti, abbiamo puntato tantissimo sulle seconde palle, quando Savic ci rinvia e quindi deve essere pronto su quella seconda palla e siamo sempre arrivati primi. Quando arrivi primo si aprono comunque gli spazi e puoi andare a rete, puoi creare occasioni pericolose. È mancata gamba, ce lo dice Spinazzola, e quindi situazione fisica e mentale che poi vanno di pari passo per quanto mi riguarda, perché se le gambe non ti aiutano ovviamente il passaggio non lo fai, la mente è offuscata e quindi perdi di lucidità. Poi continua Spinazzola, ora non è il momento di pensarci perché abbiamo tanto altro da fare e da giocarci, dobbiamo ragionare un passo alla volta. Con la difesa a 3 ovviamente sei più coperto perché aggiungi difensore di peso, però a livello di scalate cambia il giusto perché all'inizio dell'anno che stiamo lavorando uomo su uomo. Udinese-Napoli, non esistono partite facili nemmeno sulla carta. Se non metti intensità, cattiveria, fisicità, caratteristiche che l'Udinese ha, diventa difficile, ma alla partita con l'Udinese ci arriviamo domani quando avremo diciamo più notizie, le eventuali probabili formazioni, se dovesse esserci qualche cambio nell'11 iniziale. Ci concentriamo un attimo su questa situazione calciomercato e la notizia che rimbalza da giorni dappertutto. Lucca al Milan, Loftus-Cheek al Napoli, questo scambio con il centrocampista che si potrebbe fare, ce lo dice ovviamente Sky, ma il Napoli deve acquistare prima il calciatore dell'Udinese, altrimenti non lo puoi mandare in prestito da nessuna parte. Detto questo, Gianluca Di Marzio dice: io penso che alla fine Lucca possa andare via a gennaio, ma perché con il rientro di Lukaku, se darà garanzie in questi prossimi giorni e vedendo il Napoli come sta giocando, con un'unica punta e due attaccanti esterni, quando gioca Lucca magari può essere usato come pedina di scambio. Ecco perché Lucca Loftus-Cheek era un'idea, ma Cheek del Milan ha giocato comunque anche a Torino l'ultima partita, quindi potrebbe uscire un altro centrocampista al posto di Loftus-Cheek del Milan, quindi possiamo sicuramente dire che è una notizia messa lì tanto per riempire le pagine dei giornali, anche perché come appena detto, se il Napoli non acquista il cartellino dell'attaccante dall'Udinese, ovviamente non lo puoi mandare in prestito da nessuna parte. È vero ed è giusto ciò che dice Gianluca Di Marzio, giocando comunque con i due trequartisti e la punta, rientra Lukaku, hai Højlund, quando lo vede il campo Lucca non lo vedrà e il Napoli si tiene comunque un attaccante sul groppone perché non credo, ovviamente bisogna sempre vedere il Napoli cosa vuole fare, però non credo che a gennaio poi vai a riscattare Lucca dall'Udinese, paghi ovviamente tutta la situazione per poi
mandarlo in prestito da qualche parte. Vedremo come si comporterà il Napoli. Le voci che girano su Mainoo del Manchester United da una vita girano queste voci, e concordo con alcuni opinionisti che dicono: quando un nome gira per mesi e mesi vuol dire che non se ne fa niente. Poi, se vogliamo analizzare dal punto di vista tecnico, serve un calciatore come Mainoo, serve un calciatore come Mainoo o Maino, chiamatelo come volete, però ha giocato veramente molto ma molto poco. E leggevo ieri, tra le altre cose, il Manchester United avrà tanti calciatori che partono per la Coppa d'Africa, e quindi in quel di gennaio potrebbe avere anche spazio per essere schierato. Mainoo, Amorim ha parlato molto chiaro in un'intervista e ha detto: io lo vedo nel ruolo di Bruno Fernandes, però non posso mica far sedere un calciatore del genere. È stato molto ma molto chiaro. Poi, nel caso perdi calciatori perché vanno in Coppa d'Africa, ovviamente la rosa si accorcia a livello numerico e va a finire che qualche partita la gioca, però andresti comunque, mettiamo che si fa l'operazione prestito, non prestito, eccetera, viene Mainoo a Napoli, perfetto. È un calciatore che non ha giocato nemmeno 200 minuti da inizio stagione. Dal punto di vista tecnico non si discute, però vedendo come viene gestita la situazione quando acquisti un calciatore in casa Napoli e devi comunque entrare in determinate situazioni tattiche, al di là che poi fisicamente devi stare pronto e sul pezzo al 100%, e sin da subito non vedo come possa un centrocampista arrivare il primo, il secondo giorno di gennaio, la prima settimana, la seconda, che sia, per poi dare una mano al reparto che è in completa emergenza. Serve comunque tempo per far ambientare chiunque arriva dal mercato di gennaio, se arriva qualcuno, perché poi stanno uscendo tantissime notizie. Siamo tutti d'accordo che qualcosina andrebbe fatta, perché la squadra è stata smantellata dal punto di vista fisico e degli infortuni, e non dobbiamo sicuramente andare a piangere da qualcuno, ma dobbiamo piangere in casa nostra da questo punto di vista. Quindi qualcosa forse il Napoli farà. Sappiamo tutti però che è una sessione di mercato molto ma molto complicata, è un mercato di riparazione, si chiama mercato di riparazione apposta, i prezzi sono sicuramente più alti della sessione estiva, e per quanto riguarda il calciatore che ho nominato poc'anzi del Manchester United, secondo me è complicata l'operazione, anche perché al di là, mettiamo che lo United lo ceda e quindi lo mette sul mercato, diciamo mettendo da parte questa situazione Coppa d'Africa e chi esce, chi entra e quant'altro, ha comunque un cartellino diciamo che pesa dal punto di vista dei milioni. 50 milioni comunque dovrebbero servire per acquistare un calciatore del genere. Sono tanti, sono tantissimi, perché sapete benissimo come la penso. Calciatori che hanno 21, 22, 23 o 24 anni che siano, se non hanno dimostrato, portato a casa trofei, o non hanno dimostrato continuità di prestazioni e risultati, io la vedo diciamo troppo sparata questa situazione di arrivare a 50 milioni, perché a livello anagrafico poi tiene 22, 23, è giovane, è promettente e quant'altro. Voi mettete sul groppone, dico voi, opinione pubblica o chi fa le cifre di questo calciomercato, mettete sul groppone di determinati calciatori un peso che bisogna vedere se il calciatore stesso riesce a reggere, perché poi lo acquisti, mettiamo che li spendi 30, 40, 50 milioni che siano, e devi poi farti valere per quello che ti ho pagato. Così come la situazione Lucca in casa Napoli, perché ho letto un'intervista di una giornalista di Udine che dice sarebbe stato meglio forse che Lucca diciamo si faceva un altro anno a Udine per poi esplodere in una grande squadra, eccetera eccetera, ma dal punto di vista caratteriale dice lui sa benissimo cosa può fare, è consapevole diciamo delle sue caratteristiche e dei suoi punti di forza. Io aggiungo anche troppo, perché non abbiamo visto proprio niente da inizio stagione, anzi quella presunzione sul volto che si evince anche dalle parole
della giornalista. È convinto di se stesso. Benissimo, sei convinto di te stesso, però c'è bisogno di fare i fatti, poi arrivato a un certo punto, perché non è che scendi in campo e ti prendi gloria e pagelle che, diciamo, spaccano gli otto senza fare niente. Quindi sei consapevole? Benissimo, vediamo se il Napoli lo tiene fino a giugno per poi vedere cosa fare, oppure magari lo riscatta a gennaio. Il Napoli fa un altro passo verso l'allenatore in questo caso, perché riscattare poi un Lucca pagando tutti i soldi all'Udinese a gennaio per quello che non ti ha dato finora, perché il minutaggio per dimostrare qualcosina l'ha avuto e non abbiamo visto praticamente niente. E allora alziamo le mani e vedremo poi dove andrà in prestito e chi verrà a centrocampo, perché probabilmente l'acquisto il Napoli lo farà in mediana. Cosa vorrei io a gennaio? Il terzino destro per sostituire Di Lorenzo. Speriamo che si riapra la pista Juan Lu Sanchez, ma ci arriveremo poi nel caso esce qualcosa di serio e qualche notizia più fondata. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo contenuto. Ciao.